Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buona domenica ovviamente. Prima di cominciare questo contenuto, Genoa-Napoli, il giorno dopo, una differenza abissale tra il primo e il secondo tempo giocato. Abbiamo concluso ieri la live reaction con un po' di amaro in bocca ed eravamo tutti sul chi va là perché comunque la partita si stava mettendo su un binario poco piacevole, ma le parole di Conte e ovviamente anche quelle di Rachmani nell'immediato post ai microfoni di DAZN mi hanno messo un tantino di buon umore per il semplice fatto che poi l'essere consapevoli di ciò che non è stato fatto nella ripresa è un grande passo verso poi i miglioramenti che ci saranno. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche se passate per la prima volta sotto questo contenuto e ci sarà anche una bella ricetta secondo me domenicale da gustare, mi auguro ovviamente in questo pomeriggio di Serie A. Partiamo dai numeri del match tra primo e secondo tempo. Due grandi occasioni, 6 tiri totali e 0 parate per il Napoli, 0 grandi occasioni e 3 tiri totali per il Genoa, ma il Napoli il primo tempo l'ha dominato in lungo e in largo. Inserimenti delle mezzali, i terzini che convergono verso l'interno, soprattutto Olivera che diventa una mina vagante in fase di pressione perché va anche a dare una mano sulla destra. Ovviamente sono studiate queste cose tatticamente, non è che Olivera se ne va girando per il campo come vuole lui. Nella ripresa non ha funzionato praticamente niente. Vuoi forse un tantino di presunzione, vuoi un Genoa che comunque ce lo si poteva aspettare, che entrava in campo un po' più agguerrito per poter riaprire la partita e l'ha riaperta la partita e abbiamo sofferto per tutta la ripresa. Nel secondo tempo infatti zero grandi occasioni per il Napoli, 6 tiri totali, 2 parate di Meretti, io direi 3. 3 parate di Meretti importantissime che hanno comunque tenuto il risultato diciamo in favore del Napoli. Uomo partita Alex Meret senza sì e senza ma. Io sono sempre stato uno che ha sempre criticato, ad ogni errore sono sempre qui a puntargli il dito, tra virgolette, perché comunque il ruolo del portiere è questo, il giorno e la notte, fai l'errore e ovviamente vieni bersagliato, fai 3 grandi parate e devi essere per forza, dico, elogiato e non lo dico, non è un per forza, diciamo, che non avrei voluto dire, assolutamente no, anzi, ringraziamo Meret per la prestazione che ha offerto ieri e sembra anche ritornato il Meret che era prima dell'infortunio perché poi sappiamo che il nostro portiere dopo l'infortunio ha bisogno di quelle 2 o 3 partite per ritornare in carreggiata mentalmente e fisicamente. Primo tempo ottimo, forse il miglior primo tempo giocato diciamo da quando è arrivato Conte e il peggior secondo tempo giocato da quando è arrivato Conte nella partita di ieri. Sono tranquillo, anzi non lo ero a fine partita, ma diciamo che è arrivata la tranquillità dopo le parole del mister sia in conferenza stampa e ai microfoni di Dazzone e anche quelle di Rachmani, perché consapevoli di ciò che non è stato fatto nella ripresa. Rachmani dice è stato il miglior primo tempo della stagione, poi nella ripresa abbiamo subito gol e sono iniziate le difficoltà, rimettendo in discussione una vittoria che sembrava già fatta. Dall'inizio della stagione ho giocato sempre con Alessandro Buongiorno, sappiamo come difendere e gestire la palla. Anche per Juan Jesus è stato facile giocare in questa gara, speriamo di continuare così. Parentesi Juan Jesus, ottimo il primo tempo come lo è stato per tutto il Napoli nel secondo tempo, ha perso un paio di palloni volendosi spingere in avanti, forse diciamo il voler strafare, il voler cercare di rompere questa pressione del Genoa portando palla con i difensori centrali che ci sta pure come soluzione, però abbiamo perso un paio di palloni molto ma molto pericolosi, quindi bisogna comunque ponderarle determinate scelte. Le parole del mister nel post partita in conferenza mi fanno stare molto ma molto tranquillo. Un attimo che le recuperiamo, eccole qui. Miglior primo tempo e poi il rischio di comprometterlo. Assolutamente, il manifesto all'intervallo era non facciamoli rientrare in partita. Abbiamo fatto un primo tempo dove non c'è stata partita. Avendo un pizzico di esperienza, il monito per i calciatori era quello di alzare l'attenzione. Il secondo tempo è stato passivo, non mi è piaciuto assolutamente. Abbiamo concesso un tiro dopo un minuto e poi il gol ha riacceso lo stadio che conosco molto bene.
dobbiamo fare delle riflessioni, siamo contenti, ma dobbiamo fare tanta strada e migliorare. Dobbiamo difendere attaccando e non diventando passivi ed essere impauriti per non so cosa. Quando parlo di crescere, parlo di tutto questo. Il secondo tempo non mi è piaciuto. Io mi rifaccio alla situazione, dobbiamo fare delle riflessioni, siamo contenti, ma dobbiamo fare tanta strada e migliorare, dobbiamo difendere attaccando. Mi fermo qui. Dobbiamo difendere attaccando significa che quel doppio cambio, almeno la risposta che vorrei è il perché a quel doppio cambio, perché tu vuoi attaccare. Allora, cambi la punta, mi sta bene Lukaku Simeone, ma se vogliamo fare tra virgolette i buchi a terra a livello offensivo, visto poi come sta giocando Neres e non solo ieri, Neres a destra, Politano comunque è alla frutta a livello di ossigeno, lo si è visto anche ieri, senza che ci prendiamo in giro, non li regge più i 90 minuti avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, quindi deve un tantino staccare la spina. Ci voleva tanto a fare Neres a destra, Quara lo facevi entrare a sinistra e facevi Quara, Simeone, Neres. È una cosa che non si può vedere, è una cosa che non la si farà mai. Io mi auguro che la si provi e che diventi poi qualcosa di fondamentale per il nostro Napoli. Che se diciamo le parole in conferenza sono queste, dobbiamo difendere attaccando e non diventando passivi, e allora lì davanti ti serve gente che ha fiato, che ha gamba, che riesce comunque a mettere in difficoltà l'avversario, non un Politano che dopo 60-70 minuti, giustamente, e sottolineo giustamente, non ce la fa più. Ieri a livello difensivo ha funzionato ben poco nel secondo tempo, perché ci schiacciamo troppo e poi questa situazione del Politano che va ad aggiungersi alla linea di difesa forse porta un tantino di scompiglio nel disordine, perché poi Di Lorenzo va a finire addosso a Rachmani va a finire addosso a Juan, ci perdiamo uno degli attaccanti avversari e prendiamo gol come dei polli. Questa è una mia personale considerazione, poi vi aspetto ovviamente qui sotto nella sezione commenti. Conte continua, rendimento in trasferta ottimo, stiamo facendo qualcosa di importante, ma al di là del risultato valuto sempre la prestazione e dove migliorare per restare in alto in classifica e dare fastidio alle solite note. Già questa frase già è diversa da qualche settimana fa, quindi ci si sta convincendo sempre più e sta uscendo pure fuori, perché prima era quasi quella sorta di tabù, dare fastidio alle solite note. Quindi se vogliamo dare fastidio alle solite note, al di là delle prestazioni che dobbiamo fare noi, sacrosante e ovviamente per punti da portare a casa, io oggi consiglierei in questa domenica, ovviamente è già tardi forse per prepararle, ma braciole all'empolese. Si tratta di un piatto povero ma davvero molto gustoso. In questa ricetta dal sapore casalingo, le classiche braciole di vitello o di maiale vengono impanate, ripassate nell'uovo, fritte e poi finite a cuocere in umido, ovvero con una gustosa salsa a base di pomodoro, aglio e prezzemolo. Carissimo carne secchi, che credo che giochi carne secchi quest'oggi, prendi appunti e speriamo che tu possa raccogliere un paio di braciole all'empolese dalla porta. Questo è quello che mi auguro in questa domenica. Ovviamente il gufare in maniera sana, e non sto qui a fare diciamo il tifoso medio, però è una cosa normalissima che se sei lì sopra e ti stai giocando qualcosa di importante, parliamo di posti Champions e non ancora ovviamente di titolo, perché si vedrà poi durante la stagione come arriviamo più avanti. Diciamo che per restare lì segui sempre le partite della squadra avversaria, cercando di sperare che la squadra avversaria poi perda qualche punto. Oggi non è semplice per l'Empoli e siamo tutti d'accordo, però mai dire mai, è un Empoli che comunque palla a terra la partita se la gioca, è un Atalanta che nel primo quarto d'ora, 20 minuti, dovrà sicuramente sbloccare il match, perché poi l'Empoli è pure una squadra che se prende fiducia, se riesce l'Empoli a diciamo a non subire troppo i primi 20-25 minuti, perché l'Atalanta credo che imposterà la partita come sempre con ritmi molto ma molto alti, quindi arginarli e non scoprirsi all'inizio del match per poi cercare di trovare la quadra. Non è semplice, però è quello che mi auguro io
per poter fare un Natale da capolista. Dai, mettiamola così, perché poi restare lassù e guardare il Napoli, diciamo, in alto alla classifica in questo Natale ci sta anche molto, ma molto bene. Aspettiamo ovviamente l'Inter che gioca. La Lazio ieri ha vinto contro il Lecce ieri sera. Io ho visto la partita e il Lecce avrebbe meritato assolutamente il pareggio per ciò che si è visto in campo e anche in inferiorità numerica. Poi ovviamente la Lazio trova la vittoria, perché comunque si è spinta in avanti per tutta la partita. L'ha fatto anche il Lecce, traversa del Lecce anche a fine match, quindi poteva finire diversamente anche alla partita Lecce-Lazio. Ha vinto la Lazio, ma comunque la teniamo a distanza di sicurezza a 4 punti. Le braciole all'Empolese è il mantra di questa domenica, cari ragazzi. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Possiamo anche mangiare sicuramente un piatto della tradizione napoletana che sarà sicuramente più gustoso, però se carne secca prende un paio di braciole dalla porta sarebbe cosa buona e giusta in questa domenica, che sicuramente inizia col sorriso e continuerà col sorriso, al di là di quell'amaro che è rimasto poco, almeno nella mia bocca, perché poi, come ho detto, dopo le parole di Conte nel post partita, diciamo che mi sono messo l'anima in pace, perché capire gli errori e andarli, diciamo, andare a mettere una pezza, tra virgolette, è sicuramente una cosa importante. Diciamo che il pallino forse che mi lascia un tantino, dai, così, con il punto interrogativo, è quella situazione che il Napoli, quando vorrebbe, diciamo, rilassarsi un attimo, gestire la partita, subisce troppo l'avversario, forse anche in relazione a qualche, diciamo, l'essere stato sborone e troppo convinto l'anno scorso, quindi scorie ancora da, diciamo, da eliminare rispetto alla stagione passata. Ovviamente, primi in classifica, ci godiamo questa giornata di Serie A. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli. Ciao.